Ciao, sono Patrizia Pietropaolo e oggi risponderò alla domanda di Claudia di Vicenza che mi parla di un problema che lei stessa definisce tempesta emotiva. L'espressione tempesta emotiva può avere sia diverse origini che diversi significati. Nel caso di cui vi parlerò oggi si tratta di quella particolare situazione emotiva che può scattare intorno ai 50 anni quando, se non altro per motivazioni fisiologiche, si hanno dei cambiamenti improvvisi nel corpo ma anche nella psiche e quindi negli stati d'animo. I 50 anni rappresentano la mezza età e soprattutto per le donne sono un momento di svolta che può però evidenziarsi non come un cambiamento positivo, ma come qualcosa di angosciante che si riverbera sull'umore, portando appunto a sbalzi emotivi. La tempesta emotiva di cui parlavo all'inizio. Momenti di euforia che si alternano a momenti di depressione, talvolta anche profonda, a cui si aggiungono, o almeno possono aggiungersi, irritabilità e la sensazione di qualcosa che manca, come se si fossero perse sia la motivazione che la capacità di fare progetti. A tutto questo poi, in alcune persone, può aggiungersi la cosiddetta sindrome del nido vuoto, quella particolare condizione di estrema tristezza che viene esperita quando i figli, diventando autonomi, si allontanano. Questa particolare sensazione è più comune nelle donne, anche perché sono le donne che tradizionalmente investono di più nelle cure parentali. Arrivate quindi alla mezza età, molte persone avvertono quindi una perdita di scopi, di progettualità, una forma di frustrazione a cui si aggiunge anche la sensazione di aver quasi perso il controllo sul proprio corpo, che cambia anche se non lo si vuole, e i suoi figli anche che crescendo diventano autonomi. Tutto questo può dunque sfociare in disturbi emozionali che non fanno più stare bene con se stessi, magari come si stava prima. Dunque, cosa puoi fare in pratica? Ecco alcuni semplici consigli da utilizzare subito se ti trovi in questa situazione. Risveglia il tuo lato creativo. Tutti ne abbiamo uno. È davvero il momento di tirarlo fuori. Esplorare e anche mettere in pratica la tua creatività ti permetterà anche di riconnetterti con te stessa. Fai dei cambiamenti, all'inizio anche piccoli, ma che siano qualcosa che esprima veramente la soddisfazione di un tuo bisogno. Trova nuovi interessi e poniti in nuovi obiettivi. Non importa che siano grandi questi obiettivi, importa però che siano tuoi e che ti facciano stare bene. Impara a ballare, programma e poi fai quel viaggio che ti interessava tanto, oppure inizia a praticare quegli hobby che hai trascurato per tanto tempo per occuparti dei figli, per esempio. Poi non esagerare coi social media. I social media sono utili e anche piacevoli. Passare troppo tempo però magari a vedere le vite degli altri, vite che ovviamente appaiono tutte sempre meravigliose, felici e patinate, eccetera, eccetera, non farà altro che aumentare o innescare sentimenti di invidia o di inadeguatezza. Meglio leggersi un libro e fare una passeggiata. Le relazioni sociali invece sono importanti perché sono in grado di dare un sostegno emotivo. Se delle volte però ti sei sentita davvero costretta a frequentare persone che non ti piacevano molto, questo è proprio il momento di darci un taglio e di aprirsi maggiormente a quelle persone che ti fanno invece stare bene e che hanno interessi in comune con te. Pratica poi la mindfulness, questo ti permetterà di avere la mente chiara e di diventare autoconsapevole. Insomma, in sintesi, comincia a guardare al futuro con uno sguardo nuovo, consapevole del cammino che hai fatto e dei traguardi che hai raggiunto, pronta a raggiungerne di nuovi, perché si sa, la vita comincia a 50 anni. Ciao, a presto!